Amici, oggi facciamo un'insalata meravigliosa, l'insalata pantese, ovvero di pantelleria. È un'insalata con ingredienti estivi meravigliosa. Prepariamola insieme. Intanto cosa ho fatto? Ho bollito 1,5 kg di patate, poi abbiamo tanti altri ingredienti, ma viene un'insalata meravigliosa. Vi dico subito, prima di andare a preparare l'insalata, cosa ho fatto. Ho tagliato finemente mezza cipolla di tropea e mezzo cipollotto. Cosa ho fatto? Li ho messi in acqua con il sale. Perché si mettono in acqua con il sale? Per ammorbidire la cipolla. Quindi questo fatelo un quarto d'ora prima. Adesso poi vi faccio vedere come l'andrò a mettere nell'insalata. Allora, iniziamo subito col pelare le patate. Quindi mi metterò qua. Le patate sono già fredde, bollite, ed è, diciamo, la patata è protagonista della nostra ricetta insieme a tutti gli altri ingredienti. Allora, intanto andiamo a togliere la buccia dalle nostre patate e poi vi faccio vedere come le taglio. Una volta pelate le patate, io ne ho pelate ancora due, cosa faccio? Le divido a metà e faccio dei pezzi più grossi, ancora a metà. Le prendiamo e le andiamo a mettere dentro la nostra zuppiera o ciotola, quello che volete. Ok, dobbiamo andare a pelare tutte le nostre patate. Una volta tagliate le nostre patate, quindi a pezzi più grossi, cosa dobbiamo fare? Prendiamo la nostra cipolla, che vi ho detto ho messo un quarto d'ora con acqua e sale. Non va sciacquata, va presa con le mani, strizzata in questo modo e messa all'interno con le nostre patate. Quindi la strizziamo. Perché si strizza? Si strizza per levare l'acqua in eccesso e poi si mette con le nostre patate. La cipolla si ammorbidisce mettendola con acqua e sale. Quindi si chiama insalata pantesca? Pantese. Ah, pantese. Sì, pantese. Perché è di pantelleria? Perché è di pantelleria, sì, esattamente. Bello. Allora, a questo punto abbiamo messo patate e cipolla. Andiamo ad aggiungere gli altri meravigliosi ingredienti. Allora, io ho preparato 200 g di olive taggiasche denocciolate, quindi senza nocciolo. Sono meravigliose, le andiamo a mettere tutte all'interno della nostra insalata. Quindi olive taggiasche. A questo punto andiamo a mettere i capperi. I capperi che io ho tenuto in acqua, quindi ho levato il sale. Questi sono 100 g di capperi, li andiamo a mettere all'interno. Non giriamo, giriamo poi alla fine. A questo punto io ho scelto un ingrediente Segreto. Non è segreto, io vado ad aggiungere dei pomodori secchi. Quanto? 150 grammi. Ok. Quindi come li faccio? Li dobbiamo fare molto piccoli. Questi sono deliziosi. Tu non puoi allungare le mani perché ce le hai impegnate. No, ma poi è salato questo. No, non è salato assolutamente. Il pomodoro secco tende a essere salato. È meraviglioso. È un ingrediente che ci sta meravigliosamente bene. Provate l'insalata di Betty e Marco e direte che meraviglia. No, non è di Betty, ma è di pantesca. Pantese. Pantese, scusa. Allora, tagliamolo piccolino e poi lo andiamo a inserire nella nostra insalatona. Abbiamo tagliato i nostri pomodori secchi, li prendiamo e li andiamo ad aggiungere nella nostra insalatona. E già io sento un buon profumo. Ma è una meraviglia di Buonissima. ingredienti. A questo punto andiamo a tagliare dei pomodorini, 200 g di pomodorini. Come li andiamo a fare? Semplicemente tagliandoli a metà. Pomodorini qualsiasi tipo? Qualsiasi, sì. Questo è il datterino. Io uso il datterino, però vanno bene anche quelli, il ciliegino, insomma, quello che avete. Quindi andiamoli a fare a metà. Dopo aver messo i pomodorini, per arricchire la nostra insalatona, che già è bella ricca. Che già è bella ricca, però vi assicuro che è un'esplosione di sapori, andiamo ad aggiungere dei fagiolini, però che io ho già cotto, sbollentato 10 minuti, puliti, quindi tagliate le estremità. Come li vado a fare? Quanto sono?
questi sono 200 grammi di fagiolini. Ok. Come li vado a prendere? Li vado a prendere e li vado a tagliare piccoli. Già hai tolto le punte? Sì, ho tolto tutto ovviamente. Ok. Quindi li prendiamo e li tagliamo più piccoli direttamente nella ciotola. Abbiamo messo anche i nostri fagiolini nella nostra insalatona. A questo punto non resta che andare a mettere del basilico fresco che io andrò a spezzettare con le mani. Basilico che sa Foglie proprio di basilico. di estate. Eh sì, ragazzi, un profumo meraviglioso questa insalatona. Io spero di darvi delle idee genuine, ecco. Allora, spezziamolo tutto. Io ne avrò prese un 12-13 foglie. Ok. E glielo mettiamo tutto perché il basilico è meraviglioso, soprattutto in estate. Ok, dopo aver messo il basilico, quindi arricchito ancora la nostra insalatona, andiamo a mettere un bel po' di origano. Buono l'origano. Eh sì, L'origano sa proprio di insalata di patate. è vero. Non può mancare il sale. Certo. Andiamo a mettere il sale e cominciamo a girare senza mettere olio. Ah, a secco diciamo. A secco, esatto. Cosa abbiamo messo? Un bel po' di ingredienti. Vedo 40 ingredienti. Meravigliosa questa insalata. Mamma che profumo. Eh sì. Andiamo ad aggiungere un altro po' di origano, Ok. un altro po' di sale e poi come ultimo ingrediente andiamo a mettere dell'olio extravergine di oliva. Abbonda. Abbondo. Che a me piace piena di olio. Giriamo. Io avrei messo un altro ingrediente. Dimmi quale. Vabbè, tu sai che io Mamma che profumo. amo un ingrediente particolare. che è L'aceto. L'aceto. Avrei messo l'aceto perché L'aceto lo però adoro. si può anche mettere, ragazzi, è meravigliosa questa insalatona. Guardate che meraviglia. Ma poi che colori. Vabbè, meravigliosa allora, pomodorini secchi, olive taggiasche, pomodorini, patate, cipolla, fagiolini, questo Sale. Sì, E sale. la smetti. Questo profumo di origano e di basilico è una meraviglia. Buono, Poi buono. ovviamente l'olio a discrezione vostra, quello che volete aggiungere, aggiungete. E allora, questa è la nostra insalata pantese, molto semplice. La devi assaggiare. Se volete, sì, ora l'assaggio, se volete mantenerla in frigorifero per più giorni, mettete Questa fredda è ancora più un po' buona. di aceto e la mantenete di più. Guardate che meraviglia, io adesso sarà il mio pranzo, la mia cena, tutto, perché è ricca, condita, con sapori estivi, meravigliosa. Adesso non ci resta che assaggiarla. Poca perché è tutta mia. Allora, Gioia, questa è per almeno 6 persone, almeno. Allora, io prendo la patata, il basilico, l'olivetta, voglio prendere pure, ma man mano poi me la Beh, fai più gusterò. morsi, ma no, tutto in uno. L'oliva Ragazzi, l'oliva taggiasca è meravigliosa, ha un sapore incredibile, buonissimo. vero? Posso? che ti permesso, amore. Allora, Quello l'oliva è mio. l'oliva è tua. Il pomodoro. Buonissimo. Buona, buona. È ricca proprio di ingredienti. Fa bene questa alla salute, alla mente, al cuore e al corpo. Va bene a tutto. Allora, spero che vi sia piaciuta questa ricetta. Scrivetemi nei commenti se voi la fate in egual modo, aggiungete, levate. Insomma, è un piacere leggervi. Spero che vi sia piaciuta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Un abbraccio da Betty. E Marco. Ciao amici. Ciao amici.